Ciao, sono Salvatore Salvo, insieme a mio fratello Francesco porto avanti la pizzeria Francesco e Salvatore Salvo di San Giorgio a Cremano. Oggi vi mostriamo come preparare il nostro impasto da pizza. Per preparare il nostro impasto per 8 pizze aggiungiamo 1 litro d'acqua a temperatura ambiente, 1 grammo di lievito, 50 grammi di sale artigianale e aggiungiamo 3 tipologie di farina per una quantità complessiva di 1,5 kg. Noi mischiamo 3 tipi di farine in modo da ottenere un nostro blend di farine che meglio riesce a sposarsi con le caratteristiche della nostra pizza. Una si differenzia per quantità di ceneri, ovvero la parte cruscale ancora presente nella farina ed è una farina di tipo 0. Un'altra, in minima quantità, è una farina ad alta estrazione, cioè ovvero una farina molto raffinata, quindi con grosse quantità di zuccheri liberi all'interno dell'impasto. Un'altra invece è sempre una farina a basso indice proteico, con un indice di forza basso, che conferisce elasticità. È una farina 00 che assieme alle altre 3 riesce a darci una farina dalle caratteristiche più appropriate per la nostra pizza. Il sale è un sale artigianale marino, possiamo vedere che è più grezzo nella sua raffinazione perché non ha subito un processo di raffinazione industriale. Ci sono tutta una serie di oligoelementi che sono indispensabili e che migliorano la caratteristica di sapidità di questo sale. Inoltre c'è il magnesio che va a rafforzare anche la maglia glutinica di un impasto. All'acqua, che abbiamo detto deve essere a temperatura ambiente, aggiungo il pezzetto di lievito corrispondente a 1 grammo. Lo sciolgo e incomincio ad aggiungere farina, cominciando da quella con la granulometria più spessa. Cerco di schiacciarmi la farina nelle mani in modo da aumentare l'attrito e quindi anche l'assorbimento della stessa farina. In questa fase l'acqua si lega alla farina attraverso le molecole di amido che cominciano a ritenere acqua. Questa farina che ho aggiunto in ultimo è una farina ad alta estrazione, quindi con amido, cristalli di amido molto piccoli, e conferirà poi al prodotto finale non solo una sensazione di vellutatezza al tatto, ma degli zuccheri che reagiranno nella camera di cottura, nel forno, quindi per dare poi un sapore più intenso all'impasto. Il sale lo aggiungiamo quando abbiamo già incorporato una parte della farina, in modo che il suo peso non vada a schiacciare e ad uccidere quindi le cellule del lievito. Quando l'impasto ha cominciato a prendere la sua consistenza, lo mettiamo su un piano e lo continuiamo a lavorare cercando di dargli il suo corpo. Se è il caso aggiungiamo altra farina. L'impasto deve risultare vellutato e allo stesso tempo morbido. La tanta acqua che abbiamo fatto incorporare all'impasto è importante per la sofficità e la leggerezza del prodotto. Infatti con tanta acqua tutti i processi microbiologici che avvengono all'interno dell'impasto durante il periodo di lievitazione e poi la cottura si esasperano. Trascorse le prime 10 ore facciamo i panetti. Tagliamo delle strisce di pasta e le avvolgiamo su loro stesso. All'incirca devono pesare 280 grammi. I panetti dovranno poi riposare altre 7-8 ore. L'impasto alla fine dell'impastamento deve risultare estremamente idratato, molto anche al limite della lavorabilità.